Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Io sono Federica e oggi vi parlerò di come ottimizzare le impostazioni della Sony per i ritratti e vedremo insieme quelle che secondo me sono le migliori. Il ritratto è uno dei miei generi preferiti e trovo che la 7.3 sia perfetta per questo genere di fotografia, grazie a tante utilissime funzioni, tra cui l'autofocus sull'occhio, che non fa sbagliare un colpo. La prima cosa da fare quando si scattano ritratti è usare la priorità dei diaframmi, in modo da poter gestire noi la profondità di campo. Scegliere diaframmi aperti ci permetterà di separare molto bene il soggetto dallo sfondo. Iniziamo a vedere le impostazioni. Entriamo nel menu. Per prima cosa andiamo a pagina 1 di 14 e impostiamo formato File RAW. Nella pagina 2 è possibile selezionare lo spazio colore, ma questa impostazione non ha importanza se si scatta in RAW, perché il profilo colore verrà applicato in seguito dal software di post-produzione. In fondo alla pagina 2 c'è la funzione compensazione obiettivo, dove possiamo scegliere se applicare la correzione lente direttamente in camera, oppure per i file RAW in post-produzione. State attenti a non applicarla due volte, se la attivate in camera poi non lo fate su Lightroom e viceversa, o Photoshop. Passiamo alla pagina 3. Nel modo di avanzamento selezioniamo scatto singolo. Se serve si può usare lo scatto continuo, ma in generale per i tratti usiamo lo scatto singolo. Nella pagina 5 settiamo il modo di messa a fuoco su AF continuo, che in abbinamento con la funzione autofocus sugli occhi permette di non sbagliare un colpo, anche se il soggetto non è perfettamente immobile. Nell'area messa a fuoco si possono scegliere i vari modi di messa a fuoco. Per maggiori informazioni su queste modalità vi rimando al mio video dove spiego in maniera completa tutte le funzioni di autofocus. Ve lo lascio in descrizione e tra i video consigliati. In fondo alla pagina 5 troviamo l'opzione area AFVOO, cioè area di messa a fuoco orizzontale o verticale. Ora accendiamo e attiviamo l'opzione .f più area F. Qui si possono scegliere i differenti punti di messa a fuoco automatica a seconda che la camera sia in formato orizzontale o verticale. Scegliere tra le due possibilità è molto utile. Se per esempio si imposta l'area F in alto a destra sullo schermo, ovviamente girando la fotocamera in posizione verticale, questa passerà in alto a sinistra, ma attivando questa opzione si hanno aree indipendenti di messa a fuoco per la posizione verticale e quella orizzontale. Nella pagina 6 del menu 1 selezioniamo impostazione AF viso occhi per usare la priorità volti che ci permette di identificare un viso in modo affidabile. Selezioniamo la priorità visi occhi in AF su attiva e posizioniamo anche queste impostazioni di rilevamento viso su attiva. Questa ultima voce ci consente, quando nell'inquadratura ci sono più volti, di individuare quello su cui abbiamo assegnato la priorità. Ne parlo sempre sul video dell'autofocus più in dettaglio. A pagina 9, sempre del menu 1, selezioniamo la voce ISO su ISO auto e poi su ISO auto velocità minima dell'otturatore. Selezioniamo Fast oppure la velocità minima di scatto che desideriamo. La voce Fast permette di lavorare al doppio della velocità minima di scatto, quindi se ad esempio si sta usando un'ottica fissa da 85 mm si avrà una velocità minima di scatto di 160 o un 2 centesimo. Così, anche se il soggetto si dovesse muovere leggermente, si riuscirà comunque a congelarlo e a ottenere un'immagine ben definita. Se volete approfondire questo argomento vi rimando anche qui a un video che ho già fatto. Impostiamo la compensazione automatica dell'esposizione mettendo su attiva e poi il modo di misurazione su multi. Così, se il vostro soggetto ha una fonte di luce alle spalle, verrà automaticamente identificato il volto e verrà aumentato il valore dell'esposizione senza dover usare la rotella di compensazione manuale dell'esposizione. A pagina 12 del menu 1 settiamo il bilanciamento del bianco su automatico, che per i ritratti va benissimo. Se volete impostare la registrazione dei visi, vi rimando anche qui al video dell'autofocus dove spiego in dettaglio come fare. A pagina 14 c'è l'opzione ripresa anti-flicker, che è davvero molto utile se state scattando in posti con luce artificiale. Questa funzione permette di prendere automaticamente il momento adatto con il minimo livello di interferenza dal tremolio delle luci. Passiamo ora alla pagina 4 del secondo menu e attiviamo impostazione Steady Shot, che attiva la stabilizzazione. Una volta fatto tutto, potete personalizzare i tasti come più vi fa comodo andando a pagina 8 del menu 2.
Per avere l'autofocus sugli occhi, mentre premete il tasto di scatto, vi ricordo di aggiornare il firmware della camera almeno alla versione 3.0 e vi lascio il link tra i consigliati e in descrizione anche di questo come fare. Per memorizzare e richiamare tutte le impostazioni scelte fino ad ora potete usare 1 e 2 sulla ghiera, anche qui vi rimando al video apposito, e inoltre per essere più veloci potete crearvi un menu personalizzato o un menu veloce personalizzato. Vi ricordo che se volete approfondire qualunque cosa che non ho ancora portato sul mio canale potete lasciarmi un commento qui in basso con i vostri suggerimenti. Spero che questo tutorial vi sia stato utile, se così fosse lasciatemi un like. Inoltre vi ricordo di iscrivervi al canale e attivare la campanella per non perdere i miei prossimi aggiornamenti. Noi ci vediamo al prossimo video, ciao!